Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che vi offre una serie di aiuti linguistici che senza dubbio vi daranno una mano nello studio della lingua italiana, ad ogni livello. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach, e vi do il mio benvenuto sul canale. Allora gente, com'è andata? E vi do subito la soluzione del primo indolaparo, dopo la sigla. La parola è mano. È stato difficile? Avete avuto problemi nel capire la mia voce? Qual è stata la definizione che vi ha fatto indovinare subito la parola? Fatemelo sapere nei commenti. Vorrei cominciare dalla quinta definizione. Sostantivo femminile, ma tutto irregolare. Vediamo di capire bene perché la definizione ci dice che la parola da indovinare è femminile ma irregolare. Sono sicuro che sapete già la regola generale che indica il genere delle parole in italiano, ma per chi non la conoscesse, eccovela. Il genere femminile richiede la vocale A per il singolare, per esempio ragazza, e E per il plurale, per esempio ragazze. Il maschile invece richiede la vocale finale O per il singolare, per esempio ragazzo, e I per il plurale, per esempio ragazzi. La definizione ci dice che la parola da indovinare è femminile ma irregolare. Questo vuole dire che la finale della parola deve essere quella del maschile, ovvero O per il singolare, quindi mano, e I per il plurale, cioè mani. Ma ricordatevi che mano è femminile. Ma allora potreste chiedermi, Giulio, come diavolo facciamo a ricordarci che mano è un'eccezione alla regola generale? Semplicissimo. Per ricordarvi il genere della parola mano, associatelo sempre al suo proprio articolo. La mano per il singolare e le mani per il plurale. Ho scelto questo esempio per due motivi. Primo, è importante per voi conoscere come gli italiani chiamano le parti del corpo umano. Secondo, voglio mostrarvi che in italiano possono esistere delle eccezioni alle regole grammaticali anche per parole comunissime e usatissime come mano. Passiamo ora alla seconda definizione. Possiede palma e dorso, ma non è un vegetale. Sapete come si chiamano le principali parti della mano in lingua italiana? Cominciamo con l'assegnare un nome a ciascuna mano. La mano destra e la mano sinistra. Per ogni mano abbiamo la palma, che è la parte interna della mano, e il dorso, che è la parte esterna della mano. Dorso e palma sono opposti tra loro. Il riferimento al vegetale, nella seconda definizione, dipende dal fatto che esiste in italiano, come del resto anche in inglese, la palma da datteri, comunemente chiamata palma, proprio come la parte interna della mano. Vediamo ora le parti fondamentali della mano. La lingua italiana si riferisce ai segmenti terminali di mani e piedi con il termine collettivo di dita, che è sostantivo femminile. Quindi, per esempio, potreste sentire una frase di questo genere: le dita della mano, oppure le dita del piede. Se invece volete indicare un solo singolo segmento osseo, bisogna usare dito, che è invece sostantivo maschile singolare.
Stabilito questo punto di grammatica, vediamo ora come si chiama ogni singolo dito. Pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Mi raccomando la pronuncia mignolo, mignolo. Una definizione che è senz'altro un giveaway è la quarta, una lava l'altra, che chiaramente non ha bisogno di spiegazioni. Ci sono centinaia di espressioni di uso comunissimo associate alle mani. Eccovi le principali. Porre mano a un lavoro. Un sinonimo potrebbe essere iniziare un lavoro. Avere le mani d'oro. Mi raccomando, sempre al plurale. Espressioni che indicano una partecipazione diretta sono avere le mani in pasta, che ha il significato di essere coinvolto molto spesso in azioni non del tutto lecite. Adesso due espressioni di significato opposto ma utilissime da sapere: dare una mano a qualcuno e venire alle mani. Ecco una serie di espressioni che illustrano la funzione prensile della mano, ovvero la funzione che le mani hanno di prendere, sostenere qualcosa. Bagaglio a mano, soldi alla mano, tornare a mani vuote, avere qualcosa per le mani. Avete notato? Spessissimo italiano e inglese usano parole e costruzioni molto simili. Vediamo ora le espressioni che indicano prossimità oppure coincidenza, casualità. Essere a portata di mano. Toccare con mano, che significa fare esperienza diretta di qualcosa. Altre espressioni generali sono le seguenti. Vincere a mani basse significa vincere con estrema facilità. Stare con le mani in mano, che illustra l'oziosità di una persona. Di prima mano si usa quando si vuole mettere in evidenza che, per esempio, una notizia è arrivata direttamente dalla fonte. Di seconda mano, invece, si usa quando si vuole parlare di un oggetto acquistato già usato da altri, oppure anche di una notizia avuta indirettamente. Mano si trova poi in molte espressioni che descrivono lo svolgimento oppure la partecipazione in una determinata azione. Per esempio, mi vengono in mente le seguenti espressioni usatissime: disegno a mano libera, oggetti fatti a mano, che vengono complessivamente chiamati manufatti, che chiaramente tradisce la sua origine latina. Lavare a mano indica un indumento o un capo di vestiario molto delicato che non può essere pulito in lavatrice. Dare una mano di vernice indica invece la prima tinteggiatura di una parete oppure di un oggetto in legno e così via. Stringersi la mano, che descrive, per esempio, il segno di saluto tra due persone che si incontrano. Lavarsi le mani di qualcosa significa declinare ogni responsabilità. Lo so, gli esempi sono tanti e chiaramente non ve li ho presentati perché voi li impariate a memoria. Voglio però farvi toccare con mano come spesso la lingua italiana ha delle espressioni del tutto equivalenti a quelle inglesi. Quindi
Non abbiate nessuna paura di fare errori, anzi, io vi incoraggio a buttarvi in una traduzione in italiano di frasi a voi familiari, perché senza dubbio gli italiani vi capirebbero. Remember, without mistakes there is no chance of progress. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!